Ciao ragazzi, allora come richiesto da alcuni studenti, praticamente vi faccio un'introduzione alle Minimal API. Le Minimal API sono una grande novità introdotta dalla versione .NET 6 in poi fondamentalmente e adesso cerchiamo di vedere come funzionano proprio nello specifico, senza prima, ovviamente, cioè cercando prima di capire come funzionano e per quale motivo dovremmo scegliere questa tecnologia. Ovviamente insieme a me ci sarà anche il mio assistente, come potete vedere direttamente in webcam. Allora, vediamo un po' come funzionano. Allora, cerchiamo di capire, facciamo un'introduzione alle Minimal API, presente come vi ho detto prima, dalla versione .NET 6 e successivi. Ovviamente, a che cosa serve questo corso? A fare una sorta di introduzione pratica di questa tipologia di modello, con un approccio estremamente semplice e veloce per costruire delle applicazioni web di tipologia API, in .NET. Cerchiamo di capire per quale motivo sono così importanti le Minimal API e soprattutto per quale motivo poi possiamo fare delle analogie anche con il mondo Node.js da cui prendono tantissima ispirazione. Quindi cerchiamo di capire che cosa sono. Sono praticamente un framework estremamente leggero, introdotto praticamente nella versione di .NET 6, per creare delle applicazioni web in .NET utilizzando un approccio estremamente minimalista. Che cosa significa fondamentalmente? Cerca di eliminare quella complessità della configurazione tradizionale del modello MVC, ok? Dove cercavamo di strutturare la nostra applicazione con il Model View Controller. In questo momento, anche se nell'approccio MVC la REST API si configura effettivamente come la view, se vogliamo vederla sotto il punto di vista effettivo, la cosa più importante è che lo sviluppo della Minimal API ci aiuterà sicuramente per lo sviluppo di microservizi e per la prototipazione di modelli in maniera estremamente rapida, quindi per prototipi veloci. Che cosa significa? Che non andrà mai a sostituire, almeno per il momento, quello che è un modello o la capacità di personalizzazione delle REST API tradizionali, ma ci permette di effettuare delle interazioni, soprattutto quando dovremo sviluppare o pretendere comunque sia un'interazione direttamente con il front-end. Allora, a questo punto che cosa introduciamo? Beh, cerchiamo di capire per quale motivo dovremmo scegliere le Minimal API. Allora, ovviamente cerchiamo di introdurre il concetto di semplicità. Proprio per l'approccio minimale, fondamentalmente, riduciamo una sorta di overhead di codice, quindi una sorta di strutturazione iniziale o comunque sia tutta la parte di configurazione che porta ovviamente all'avvio del nostro microservizio. Quindi che cosa significa? La Minimal API ha bisogno di una configurazione minima, poiché la sua semplicità è proprio relativa a un livello di configurazione, la gestione dell'architettura del protocollo HTTP ed ovviamente il suo utilizzo. La velocità di sviluppo ovviamente è relativa a una configurazione estremamente più rapida rispetto al Model View Controller, poiché non avendo più il controller, riusciamo a mettere, se vogliamo organizzarlo nella versione più semplice in assoluto, metteremo praticamente tutti quanti gli endpoint direttamente all'interno del program.cs. Nella fase iniziale, approccio molto naif, su questo siamo d'accordo, ma possiamo farlo in maniera diretta. Le performance ovviamente, dato che riduciamo una sorta di overhead di codice e la parte di configurazione ovviamente è minimale, abbiamo una maggiore efficienza. Ovviamente questa maggiore efficienza sarà direttamente collegata anche ad un deployment estremamente rapido e quindi la containerizzazione, l'approccio in ambienti Kubernetes dove la rapidità di creazione dei pod è estremamente critica, questo è un approccio che ci può ovviamente aiutare. E poi, ovviamente, questo sembra una ripetizione ma è estremamente utile ribadirlo, è adatto ai microservizi. Per quale motivo? Perché essendo la Minimal API un concetto, un framework estremamente semplice, possiamo legare, possiamo strutturare e sviluppare un microservizio nella maniera più semplice possibile, quindi direttamente collegato a un approccio, ad esempio, su un'architettura database per microservice, dove la creazione di un'istanza o l'avvio di un microservizio diventa estremamente light, cioè diventa estremamente leggero, proprio per quanto riguarda applicazioni estremamente piccole e mirate. Questo non significa che, ovviamente, come ho detto prima, andremo a sostituire le nostre REST API, ma semplicemente introduciamo un nuovo approccio di programmazione proprio relativo a questa tipologia di esperienze e di riferimento. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche della Minimal API, perché questo è estremamente importante.
non c'è nessuna dipendenza da controller o attributi. Per quale motivo facciamo un focus sulla questione controller? Perché nelle REST API semplici il controller era legato all'endpoint e ovviamente tutti quanti i metodi erano relativi ai diversi segmenti dell'endpoint. Ovviamente anche per quanto riguarda gli attributi di configurazione, cerchiamo di semplificare il più possibile il nostro sviluppo. Supporta ovviamente la dependency injection esattamente come nelle ultime versioni di .NET, quindi diciamo che l'aggiornamento c'è stato, ma cerchiamo di mantenere quelle che sono ovviamente le caratteristiche principali, le caratteristiche che ci semplificano la vita, e quindi la gestione ovviamente di quelle che sono le dipendenze, la gestione dei singleton e ovviamente le varie configurazioni, per noi è estremamente importante e visibile anche sotto questo punto di vista, sotto questa tipologia di progetti. La gestione è estremamente semplificata riguardo il routing. Per quale motivo? Perché nelle REST API noi che cosa avevamo a disposizione? Avevamo a disposizione i filter, per esempio, per l'autenticazione. Bene, qui potendo utilizzare i middleware, ok, esattamente come se fosse un'applicazione di tipo Node.js, l'autenticazione diventa estremamente più comoda e estremamente più semplice da realizzare. Questo che cosa significa? Che in pratica noi riusciamo ad effettuare una gestione delle nostre applicazioni che diventa estremamente semplificata. Perché? Perché prima di attivare gli endpoint possiamo far passare le nostre richieste all'interno, per esempio, di un blocco di codice, di un blocco di codice già messo a disposizione, o comunque sia che viene attivato necessariamente in maniera sequenziale. E quindi fondamentalmente che cosa succede? L'estendibilità tramite i middleware personalizzati ci permette di effettuare delle operazioni a cascata che diventano estremamente più semplici. Tra poco vedremo come funziona un middleware, l'importante è che capiate che questa tipologia di approccio sequenziale ci porta effettivamente ad una semplificazione di quelli che sono, per esempio, di quelle che erano le configurazioni dei filter. Allora, per quanto riguarda il prerequisito, ovviamente parliamo di .NET, almeno la versione 6 o le successive. Attualmente io utilizzerò la versione 8 perché è quella è la LTS più popolare in questo momento. Ciò non toglie che sarà presente ovviamente anche nelle versioni successive, se avrete la 9, la 10 e così via, fondamentalmente l'avrete sempre a disposizione. E abbiamo il minimo della versione di Visual Studio 2022, oppure Visual Studio Code, oppure la CLI di .NET. Vi consiglio l'utilizzo di Visual Studio nella versione 2022 perché abbiamo molto più controllo per quanto riguarda ovviamente il sorgente, l'analisi dei log e così via. Ovviamente dobbiamo conoscere un po' come funziona l'architettura client-server e ovviamente il C#, quindi la cosa principale è l'adozione delle nuove tecniche di programmazione relative al C# e l'architettura client-server che non cambia praticamente da più di 20 anni a questa parte. Allora, come funziona l'architettura del workflow delle minimal API? Ruotano attorno ad un concetto di pipeline HTTP, ovvero ogni singola richiesta è gestita tramite dei delegati e dei middleware in modo totalmente sequenziale. Tra poco vedremo un frammento di codice come funziona, che vi fa vedere come funzionano i delegati e soprattutto come funziona la gestione del middleware, e poi sappiamo che ogni endpoint è delegato e quindi può accettare dei parametri e restituire dei risultati in modo diretto o asincrono. Che cosa significa? Che fondamentalmente, essendo i delegati praticamente dei singoli processi che possono essere gestiti ovviamente sia in maniera sequenziale che in parallelo sul nostro processore, ogni singolo endpoint diventa totalmente indipendente, ma questa indipendenza ci permette ovviamente di avere un endpoint che può comportarsi sia in maniera sincrona che in maniera asincrona, sfruttando ovviamente quelle che sono le capacità del multithreading della nostra tipologia di applicazione e ovviamente della versione .NET che stiamo utilizzando. L'architettura è costruita attorno ad un approccio modulare personalizzabile dove ogni singolo componente contribuisce a gestire la richiesta. Cosa significa? Che in pratica i middleware sono dei blocchi di codice che noi possiamo sequenzializzare prima e dopo la nostra richiesta. La cosa più importante è che la sequenzializzazione di questi middleware ci permette di effettuare comunque l'operazione in maniera totalmente sequenziale e soprattutto ogni singolo endpoint ha a disposizione ovviamente una sequenza di operazioni
funzioni che è direttamente collegata al delegato e quindi all'endpoint stesso e al middleware che è stato definito, che verrà sempre eseguito prima di esso. Quindi che cosa facciamo adesso? Cerchiamo di vedere un piccolo esempio di una prima pipeline HTTP dove vi spiego come funzionano gli endpoint e vi faccio vedere come funziona l'innesto di un middleware e cerchiamo di capire come a questo punto possiamo interagire col nostro codice.